fare. Ehi! Finisce qui! Ehi! Inter batte Venezia, Venezia 0, Inter 1, la decide Matteo Darmian. Che sofferenza nel finale, Simo, una partita in cui l'Inter esce cotta praticamente, con tanti acciaccati, tanti infortuni, con una squadra che risente inevitabilmente delle fatiche di Supercoppa, visto che l'Inter rimane l'unica squadra che ha partecipato alla Supercoppa italiana ad aver vinto in questo turno di campionato, visto che Atalanta, Milan e Juventus hanno pareggiato. L'Inter che doveva soltanto vincere per la sesta volta, dopo 7 sconfitte nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente arriva una vittoria, quindi l'Inter dopo aver perso riparte subito, solo dopo l'Atletico Madrid non era successo e non c'era riuscita. Reazione importante di un Inter che nel primo tempo ha sprecato forse un pelo troppo, nel secondo è servito anche un ottimo Sommer su 2 occasioni del Venezia che non ha creato tantissimo, ma nel secondo tempo era molto più ordinato. Ma oggi, Simo, lo avevamo detto, anche una vittoria allegriana andava più che bene e l'Inter supera l'Atalanta in classifica, il Napoli è lì ad un punto in attesa che giochi, ma noi dobbiamo rigiocare poi anche un'altra partita. 3 punti che servivano, che pesano tanto contro un Venezia che ci fa sempre soffrire fino all'ultimo. La storia recente delle gare col Venezia dice questo, ma io nel pre-partita ero stato chiaro, a parte che avevo pronosticato lo 0-1, ma era, vabbè, però ero stato chiarissimo. Io oggi accettavo serenamente anche questo. La fotografia del cortomuso. Oggi, visti i risultati alle altre, guarda, la prestazione me ne fregava meno di 0. L'importante era vincere per portare 3 punti andando a +2 sulla Juve, sul Milan, sull'Atalanta. Il Napoli vedremo, al massimo teniamo il ritmo. E come hai detto bene, i precedenti delle partite di chi ha giocato la Supercoppa erano lì da vedere, quindi anche fare polemica sulla prestazione oggi mi dispiace, ma nulla da questo punto di vista è da andare a dire per quanto mi riguarda. Hanno pareggiato tutto, hanno fatto fatica tutte, quindi campo difficile, 3 punti di platino e vittoria importante, che tra l'altro nel nostro caso si portava dietro anche intanto dei problemi fisici che abbiamo subito in Supercoppa, ma soprattutto la mazzata psicologica di come hai perso il derby. Quindi c'era anche questo da inserire nel carico, quindi sono felicissimo. Io esco con una sola preoccupazione da questa partita qua, che è solo una, che è un Inter che nel finale di partita è sembrata stanca, è arrivata un pochino cotta con pochi giocatori anche a disposizione, ma e mercoledì si torna in campo, quindi mercoledì si torna ad affrontare il Bologna, per cui bisogna recuperare in fretta, bisogna fare un bel lavoro per recuperare in fretta, ma sono arrivate delle cose molto interessanti. Ho visto un Thuram entrare con grandissima personalità e ci ha fatto vedere quanto è importante questo Thuram secondo me per l'Inter, e a maggior ragione Simo rimane in rammarico per come si è perso quel derby lì in finale di Supercoppa, che inevitabilmente dopo questo weekend sembra ancora di più episodico, perché oggi l'Inter è stata in grado di gestire lo svantaggio, è stata in grado di gestire, è stata brava anche ad accettare nel secondo tempo le energie che inevitabilmente erano venute a mancare e si è messa di più a proteggere, anche con delle scelte che ha fatto Inzaghi, pur avendo risorse molto molto limitate. Quindi e aumenta forse ancora un po' di più il rammarico, un po' per Thuram che non c'era, sarebbe stato importantissimo, un po' anche per l'atteggiamento. Sì, ma il rammarico io l'avrei avuto anche se il Milan avesse travolto il Cagliari, perché per come è andata e per la consapevolezza che abbiamo di questa Inter non puoi non rimanere con l'amaro in bocca. Però come dicevo anche nelle prime ore post, continuare a pensarci e starci sopra non cambia le cose. La cosa fondamentale era reagire di squadra, reagire, ripeto, non giocando bene, non mi interessava nulla, vincendo questa partita. Questa è una partita da vincere con le unghie e con i denti. Io mi aspettavo di non vedere una squadra brillante, era inevitabile, però un conto è vincere pur non essendo brillanti, un conto è farsi sgambettare come è successo alla Juventus col Torino, al Milan col Cagliari, eccetera, eccetera. Tra l'altro, andando a rivedere poi la gara, il Venezia, a parte il palo di Busio, non è che abbia creato tantissimo, quindi come spesso è accaduto quest'anno la sofferenza è stata più legata alla consapevolezza che nel calcio lo 0-1 ti mette a rischio, ma poi nei fatti hanno creato poco, quindi devo dire davvero, oggi proprio la prestazione non la posso giudicare, non la posso toccare, era fondamentale portare a casa questi 3 punti. C'è stata anche un'altra occasione che ha avuto il Venezia in avvio di secondo tempo con Doumbia, ma lì è stato anche un po' fortunosa per la mischia Taremi che respinge il pallone e para Sommer.
Questo è il tema, infatti, cioè se lasci la partita sull'1-0 rimane sull'1-0, è chiaro che ogni cosa che succede rischia di diventare un pareggio, però dall'altro lato, ragazzi, ma quante occasioni ha sbagliato anche oggi l'Inter? Il tema semmai è ancora una volta questo, ma lo sappiamo che è un Inter un po' troppo sprecona e lo è sempre. Taremi che si è sbattuto tanto, ha lavorato tanto, ma non è riuscito mai a centrare la porta con un singolo tiro. Zielinski, l'abbiamo detto pure prima, tra la battuta e il serio, pur di non tirare in porta, la va a passare a Darmian che era rimasto a terra per i crampi. Cioè, anche Diventa lì era una buona opportunità. Decide di passarla a Darmian che era rimasto a terra pur di non tirare, proprio non ce la facciamo, ma anche Frattesi pure ha avuto un'occasione gigantesca, 2 occasioni, una col mancino murato non era semplice, l'altra Filip Stankovic fa una grande parata e poi il pallone gira, gira, gira ed esce di pochissimo. Diciamo sarebbe stato, ecco, sarebbe stata una tipica storia interista se Frattesi sbaglia quei gol e poi arriva il pareggio del Venezia alla fine, tutti contro Frattesi ad accendere ulteriormente il tema di mercato. Sarebbe stato veramente, veramente clamoroso questo. E sulla classifica, tra l'altro, la ricondivido perché avevo detto un'inesattezza. L'Inter ha 2 partite in meno del Napoli, cioè il Napoli adesso giocherà contro il Verona. Dovesse vincere, il Napoli andrebbe a 47, l'Inter a 43, ma l'Inter deve giocare 2 partite, col Bologna mercoledì e recuperare poi ovviamente quella con la Fiorentina. L'Atalanta rimane a 42, la Lazio rimane a 36. Abbiamo fatto un pochino il vuoto con le dirette inseguitrici lì dietro e l'Atalanta mi sembra anche un pochino in flessione come rendimento, visto che si era tanto parlato della gestione giusta dell'Atalanta in Supercoppa, poi in campionato invece pareggia subito a Udine. Ci siamo rimessi in carreggiata con l'Inter che rivince subito, riparte. Sui singoli c'è una prestazione che ti senti di sottolineare? Ma come abbiamo detto più volte in cronaca, è stata per molti una gara da 6 pieno barra 6 e mezzo, perché era proprio il tipo di partita che, come ho detto prima, dovevi vincere di gruppo, e quando vinci di gruppo, come spesso è accaduto anche nelle migliori partite in realtà dell'Inter, fai fatica anche a trovare l'MVP. Sicuramente Thuram, quando è entrato, ha cambiato completamente l'attacco, perché ha cominciato a calamitare su di sé palloni e credo non ne abbia perso quasi nessuno. Ha fatto un lavoro importante. Mi sarebbe piaciuto vederlo sfruttato un po' di più nelle ripartenze prima dei 10 minuti finali. Poi nei 10 minuti finali l'Inter ha palesemente giocato per far passare il tempo ed era anche comprensibile e giusto così. Secondo me, tornando al primo tempo, Aslani, che in tanti hanno criticato, non ha fatto una partita così negativa, oltre ad essere stato coinvolto nell'azione del gol, nel lancio per Lautaro, sulla ribattuta del tiro poi di Lautaro segna Darmian. Ha preso un giallo un po' sciocco, però visto anche il momento, diciamo che mi sento di dargli una sufficienza buona. Anche Frattesi per me è entrato bene, anche lui tenuto conto del momento, anche a livello mentale, ha sbagliato quel gol lì, però è entrato ed è stato sul pezzo. E bene anche la difesa, Bastoni ha fatto bene, De Vrij continua a fare partite over the top, e poi Darmian chiaramente ha fatto gol. E poi il bollitone Sommer, il bollitone Sì. Sommer da cambiare, che anche oggi mette la manone. In effetti mi ero dimenticato, scusate, di quel colpo di testa a inizio ripresa sul quale il bollitone Sommer ci mette 2 volte la mano. Io ti faccio un nome che non sta facendo nessuno allora. Io ho visto Bastoni giocare da leader, cioè io ho visto fare delle cose ancora una volta a livello difensivo che mi sono piaciute molto. E poi nel primo tempo con Aslani in regia Bastoni lo ha molto aiutato anche nella fase di costruzione, si avvicinava molto e mi è piaciuto. È cresciuto Barella alla distanza, nel primo tempo qualche errore di troppo, poi nel secondo tempo un Inter che ha cambiato modulo in continuazione e si è messo in testa di trascinare il centrocampo dell'Inter, secondo me, quindi quello anche lui va citato sicuramente. Anche Zielinski, secondo me ha fatto bene. Sì, Zielinski nella gestione più che altro dei palloni scottanti, poi nel finale ecco quella situazione lì in cui passa la palla che mi ha fatto smattare, però in generale anche nel primo tempo ha gestito dei palloni in zone complicate, l'ha fatto bene. Io volevo chiudere poi, c'erano tanti temi dentro questa partita. L'Inter
parte con Aslani che era un osservato speciale, partita di Aslani per me sufficiente, un Aslani che si prende un'ammonizione dove lo stesso era stato un pochino leggerino, non precisissimo, un'ammonizione forse un po' anche regalata alla luce di quello che poi è stato il metro arbitrale, perché poi Piccinini, per esempio Zampano per lo stesso tipo di fallo non è stato ammonito, giusto per citarne uno. Però la verticalizzazione che fa Aslani sblocca la partita, perché da lì Lautaro Martinez fa un grande stop e tiro in una frazione di secondo, Stankovic para e Darmian la mette dentro. C'è la sensazione che l'Inter con Aslani riesca a gestire un pochino meno bene gli esterni, ma molto più verticale, forse. Oggi gli esterni un pochino bloccati, è chiaro che quando l'Inter vai a bloccare gli esterni abbiamo avuto diciamo una difficoltà in più inevitabile per l'Inter, questo mi sembra abbastanza scontato. Tra l'altro il Venezia nel secondo tempo, oltre ad essere più in forma, e mi sembra normale visto che l'Inter in questo momento è spremuta, è stato molto più ordinato, quindi anche loro tatticamente sono sicuramente migliorati. L'altro tema, Simo, era sicuramente l'ingresso di Frattesi, che in parte hai citato. Gli si criticava l'atteggiamento, oggi l'atteggiamento, ecco, non è stato precisissimo, però è stato più sul pezzo, più elettrico anche, visto che siamo al centro di tante voci di mercato poi. Arrivava da un ingresso in Supercoppa un po' svogliato, per usare un eufemismo, e da una settimana in cui è stato protagonista più in negativo che in positivo, naturalmente. Quindi il pericolo era di replicare un ingresso in campo come quello a Riyadh. Tant'è vero che, un po' scherzando ma non troppo, all'intervallo dicevamo sì, Aslani è ammonito e sappiamo già che prima o poi probabilmente uscirà, ma non lo cambia subito e sta aspettando perché gli sta piacendo o perché hai solo Frattesi in panchina che è in questa situazione. Quindi i presupposti per avere un po' di timore c'erano, però per me ha reagito con una buona prova. Peccato che si è mangiato quel gol lì dove secondo me tira non benissimo, perché se avesse fatto gol avrebbe scacciato definitivamente, almeno per il momento, queste voci. Però là l'importante, ripeto, era vincere, quindi tutto passa in secondo piano. Tra l'altro ora, non so se stavi vedendo su DAZN, hanno fatto rivedere quel tocco di Busio precedente al tiro di Lautaro sul gol di Darmian. Io l'avevo notato subito, ho detto lì per me c'è un tocco strano, l'aveva toccata di mano Busio, quindi c'era anche quello nel caso, però abbiamo fatto gol, quindi conta niente. Io poi, Simo, mi sono segnato tante cose a livello tattico di quello che si è visto, mi sono segnato delle curiosità particolari che vi voglio portare. L'Inter chiude ancora una volta con un clean sheet con 1,79 di expected goal contro lo 0,36 del Venezia, quindi il tema non è abbiamo concesso, il tema è ancora una volta avremmo dovuto chiuderla e nel primo tempo le occasioni per chiuderla le avremmo avute e non sono state sfruttate al meglio, quindi questo rimane. È un Inter che continua a ripartire, quindi dal punto di vista della testa c'è, ed è un Inter che rimane il miglior attacco della Serie A e seconda miglior difesa. Il fatto che in questo momento si parli tanto di Frattesi, lo diciamo prima, è un bel segnale. Vuol dire che di problemi all'Inter non ce ne sono e bisogna andare proprio a trovarne con il lanternino, altrimenti va tutto in una direzione molto molto interessante, quantomeno. Se non hai altro da aggiungere, chiudiamo qui la clip e poi a parte faremo un altro contenuto, quindi vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Devo solo ricordare la giocata importante di oggi, la fotografia, il cortomuso. L'avevi chiamata. L'avevo chiamata, quindi me lo gusto tutto. Grazie, grazie a voi per averci seguito, chiudiamo qui. Mi raccomando, la nostra clip, ricordandovi di iscrivervi al canale qui sotto e vi aspettiamo su passioneinter.club, www.passioneinter.club, per entrare a far parte della nostra community.